Ma che differenza c'è tra avere dei fornitori o dei partner? A volte questi termini sono utilizzati come sinonimi, ma a mio avviso non è così. E tu? Sei più da partner o da fornitore? Ne parliamo oggi. Ciao, sono Andrea ed oggi parliamo della differenza tra avere dei partner o dei fornitori. Credo sia importante individuare quali siano i vantaggi e svantaggi per il percorso che il cliente desidera fare, in particolare per quanto riguarda, come sempre, gli aspetti di Security SAP. Partiamo dal significato di queste parole. La prima, fornitore, significa produttore o commerciante che fornisce prodotti o servizi ad un certo acquirente. La seconda, partner, dall'inglese, può avere diversi significati. Chi fa coppia in una gara sportiva, nella vita, in un'attività economica, come socio di impresa. Quindi possiamo già delineare le prime differenze. Se nel primo caso vediamo una collaborazione su una determinata tematica, in maniera occasionale ed opportunistica, nel senso buono del termine, con la parola partner pensiamo ad una collaborazione più strutturata e continuativa per un obiettivo comune. Pensiamo ora con una prospettiva diversa, ma tu cosa ti aspetti? Sai già di cosa hai bisogno e quindi ricerchi qualcuno che esegua quello che hai in testa? Oppure desideri confrontarti con qualcuno che ha già affrontato in altre aziende le tematiche di cui hai bisogno? Pensi che il cliente debba avere sempre ragione? Oppure dici, siamo noi che paghiamo, quindi ecco cosa bisogna fare. Se credi sia sufficiente pagare per ottenere un risultato, allora significa che hai bisogno, molto probabilmente, di una fornitura di materiali o servizi. Che cosa allora caratterizza una partnership? A mio avviso, i seguenti aspetti. Non aspettarsi sempre una risposta affermativa su tutto ciò che chiedi. Saper accettare dei no indica che si sta avviando o consolidando una vera collaborazione non basata esclusivamente su voler fare qualcosa ad ogni costo, ma valutando assieme, spesso con una vista esterna, i reali vantaggi o svantaggi. Chiedere e confrontarsi assieme su come procedere nell'intraprendere un percorso progettuale. Porsi sempre dei dubbi, provare ad immaginare assieme se quanto ipotizzato possa realmente essere sostenibile, non solo a livello progettuale, ma anche a livello di gestione quotidiana. Essere onesti e realistici. Spesso alcune richieste vengono fatte dai clienti senza conoscere le reali implicazioni tecniche e, specialmente, organizzative. Questo comporta che alcuni progetti vengano largamente sottovalutati, soprattutto per gli aspetti legati alle tempistiche e al coinvolgimento degli attori previsti, siano ad esempio IT o business. Meglio quindi parlarsi chiari fin da subito, per evitare brutte sorprese a seguito. Il fornitore fornisce i suoi materiali o servizi concordati tramite un contratto e il cliente li accetta. Il partner è una figura esterna che assiste il cliente nel prendere le decisioni e ha il coraggio di far cambiare idea al cliente se pensa che stia sbagliando. Allora, come individuare se ci si sta muovendo bene in questo senso? Fatti raccontare dal fornitore come ha affrontato i progetti realizzati in altri contesti. Metti alla prova il tuo fornitore per capire se quando chiedi qualcosa c'è un confronto oppure viene eseguito tutto senza porsi domande. Ovviamente è tua la scelta finale su qualsiasi richiesta, ma è importante avere almeno un punto di vista diverso. Quanto contano i paletti? È giusto e corretto definire il perimetro di lavoro, ma vale in entrambe le direzioni? Oppure solo in maniera unilaterale? Lavora e ragiona assieme al partner che hai scelto. Se sai già cosa fare e come farlo, chiariscilo subito. Scrivi cosa ne pensi nei commenti. Se trovi utili i nostri contenuti, iscriviti al nostro canale ora. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la Security SAP. A presto, ciao!